Ciao amici e amiche del segno del cancro, io sono Angela e questo è Exotarico ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 29 dicembre al 4 gennaio. Approfitto subito per farvi gli auguri di buon fine anno, soprattutto di buon inizio anno nuovo 2026. E prima di iniziare vi ricordo che questa è una scheda generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Andiamo ad inquadrare come andrà la vostra settimana, le vostre energie, i segni zodiacali da attenzionare. Vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, procediamo con la nostra prima carta che ci fa capire il sentiero, che ci sono dei dubbi e delle perplessità perché dobbiamo prendere delle decisioni importanti, valutare delle possibili alternative, anche fare delle scelte. E se le cose sono un po' complesse per certi aspetti, allora meglio non essere imprudenti, meglio fermarsi e quindi una volta che avrete chiarito i vostri dubbi e valutato tutte le varie possibilità, allora di procedere. Magari questo può riguardare anche un obiettivo ben preciso. L'anello quando salta fuori fa riferimento ai nostri impegni, a quelli che prendiamo sia verso noi stessi che nei confronti di qualcuno, anche viceversa, magari degli impegni che sono stati presi nei nostri confronti e allora possono esserci delle situazioni sia di difficoltà oppure cose positive. Ed ecco unione, accordo, intesa, insomma determinazione a far funzionare determinate cose. Forse ecco perché si presentano delle scelte, quindi se vi trovate in un momento di difficoltà, questo è il momento proprio giusto per andare a risolvere e migliorare questi aspetti, questi impegni che possono riguardare una collaborazione, un'intesa, un qualcosa legato all'amicizia, all'amore stesso, anche dei propositi, dei progetti vostri, magari proprio di impegnarvi ancora di più con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima a portare avanti questi impegni. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di terra, e quindi Toro, Vergine e Capricorno, troviamo anche un po' quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo, andiamo nell'ambito amore. Ambito amore che ovviamente riguarda principalmente coppia single, per alcune cose ricordo possono fare riferimento anche ai rapporti e alle relazioni più importanti per voi di amicizia e famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare queste informazioni e di adattarle a quello che vivete. Abbiamo il fiordaliso, poi troviamo l'orchidea. Qui già possiamo capire che delle emozioni, delle sensazioni possono essere molto forti, magari di ascoltare il vostro intuito, il vostro istinto, si vede proprio una fase come già notato dalla parte principale con le nostre Sibille e Lenormand, un qualcosa che può essere costruttivo, bello, positivo per il vostro rapporto e le vostre relazioni più importanti. Qui c'è anche il glicine che effettivamente fa capire che può concludersi una fase di sospensione, di pausa, di attesa, quindi di ritrovare fiducia, connessione e sintonia con la persona amata, non solo migliorare e ritrovare sintonia anche nell'amicizia o qualche rapporto
a livello di famiglia. Per i single invece troviamo la possibilità di conoscere una persona che può essere molto interessante, gentile, tenera nei vostri confronti, quindi si riaccende desiderio, attrazione in senso lato, anche fisico, perché no, anche soprattutto interiore, insomma quella scintilla che, anche se le cose avranno un lento sviluppo, comunque di procedere in questo modo e di aver, fiducia. Per le coppie, ecco, c'è un o anche i rapporti più importanti, ci sono nuove indicazioni che riguardano proprio una progettualità, il conseguimento di obiettivi comuni, un qualcosa che si salda proprio in situazioni concrete e come abbiamo visto anche per i single si può accendere e riaccendere la passione, non voglio dire con una persona che avete già conosciuto perché in qualche modo, ci sono nuove possibilità, oppure sì, potrebbe essere qualcuno che avete già conosciuto precedentemente e che per varie vicissitudini le cose, diciamo non si sono evolute in un certo modo e magari questa potrebbe essere una nuova opportunità. Per quanto riguarda le questioni più pratiche del lavoro e delle finanze, troviamo la carta amica che ci parla di una certa stabilità, il sacerdote, riguarda una persona che magari può aiutarci, può sostenerci sia a livello, economico, sia anche proprio di presenza, di aiuto con dei buoni consigli, o anche proprio per, scegliere i nostri vari, impegni e propositi da realizzare. Comunque c'è la carta Gran Consolazione e questo è un buon indizio, di speranza, di ottenimento e quindi nelle situazioni più complesse di andare a superare degli ostacoli e delle difficoltà. Possono esserci degli incontri interessanti e stimolanti, anche viaggi, notizie, di sicuro si vanno a sviluppare delle comunicazioni, degli scambi, sia per migliorare il nostro lavoro, le finanze e avere maggior sicurezza e tranquillità che le cose vanno per il verso giusto. Ecco perché abbiamo visto di intensificare il vostro impegno, la vostra cura, la vostra dedizione nel lavoro. Riguarda anche una passione, qualcosa che vi coinvolge particolarmente. Infatti troviamo la carta del cuore e per, magari, chi è in cerca o chi sta aspettando che, le cose, vadano verso una certa direzione, ma abbiamo visto sin dall'inizio, magari sono proprio delle persone, una persona nello specifico o questo periodo a darvi maggior lucidità, tranquillità e serenità da farvi comprendere e capire come, rimettervi in moto nella ricerca e che vi darà dei frutti abbastanza sostanziosi. Ricordatevi che avete proprio la carta della gran consolazione, quindi sia positiva per andare a superare dei blocchi e delle difficoltà, sia positiva proprio per ottenere degli ottimi risultati. Di vantaggi anche che, magari per chi ha degli investimenti, per chi vuole fare dei viaggi, per chi ha dei progetti nello specifico, vuol dire che, ci sono le basi, ci sono i presupposti giusti per far, funzionare le cose. Magari lì ci vuole un po' di tempo, lo sappiamo benissimo che alcune cose, hanno bisogno di tempo per realizzarsi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro scopo mensile, lunare e quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!